Ciao a tutti. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel nostro video, quindi restate con noi fino alla fine. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale e condividete questo contenuto con i vostri amici amanti del gossip, ci aiuta tantissimo. Grazie di cuore. Nelle ultime ore, un'affermazione inaspettata attribuita a Ken Jeong ha scosso il mondo del gossip come un fulmine a ciel sereno. L'attore, finora sempre molto cauto quando si tratta di vita privata, avrebbe confidato a un ristretto gruppo di persone una verità che pochi si sarebbero aspettati. Secondo lui, Demet Özdemir non avrebbe ancora del tutto superato la sua passata rottura con AKP Aknotsu. Una frase semplice, ma dal peso enorme, che ha immediatamente incendiato i social e riempito le bacheche di commenti, curiosità e ipotesi su ciò che davvero stia accadendo dietro le quinte. Per anni, Ken Jeong e Demet Özdemir hanno mantenuto un profilo discreto, pur non rinunciando a condividere con i follower piccole finestre sulla loro quotidianità, foto spontanee, sorrisi catturati tra un set e l'altro, frammenti di complicità che sembravano raccontare una serenità limpida. Ma questa presunta confessione ha sollevato un velo su un passato che molti consideravano archiviato. Domande, dubbi e interpretazioni hanno iniziato a rincorrersi. Davvero un amore così esposto all'attenzione del pubblico può restare immune ai segni lasciati da relazioni precedenti? E soprattutto, queste parole potranno intaccare il legame che il pubblico ha sempre percepito come forte e protetto? Secondo le fonti che hanno rilanciato la notizia, Ken Jeong, pur esprimendo un profondo affetto e un chiaro rispetto per Demet Özdemir, avrebbe ammesso che alcune tracce emotive non scompaiono con un colpo di spugna. Si tratta di cicatrici sottili, quasi invisibili, ma ancora sensibili al tatto della memoria. Da qui il quesito che i rotocalchi si stanno ponendo in coro. L'eco di questa rivelazione finirà per scuotere le fondamenta della coppia o si spegnerà nell'arco di pochi giorni come un temporale estivo? Sui social la frattura è netta. Da un lato chi difende a spada tratta l'unione di Khan e Demet, citando gli anni di intesa, il sostegno reciproco e le tante immagini che hanno alimentato il sogno romantico dei fan. Dall'altro chi critica la presunta scelta di Khan di mettere a nudo un tema così intimo, giudicandola una caduta di stile, una fuga di parole che apre la porta a strumentalizzazioni e malintesi. In mezzo, la curiosità inarrestabile del pubblico, che vuole capire, che chiede chiarezza, che attende una presa di posizione ufficiale. La notizia ha fatto il giro della rete con la velocità di un trend destinato a dominare la giornata. Il ritratto patinato di una relazione felice e in equilibrio, coltivata con discrezione e senza eccessi, si ritrova oggi al centro di un ciclone mediatico. Il punto che ha colpito di più è l'essenza della frase attribuita a Khan. Demet non avrebbe mai davvero dimenticato AKP Aknotsu. Non un attacco, non un'accusa, ma un'osservazione privata che, una volta diventata pubblica, ha assunto il peso di un titolo cubitale. Gli esperti di relazioni, chiamati dai media a interpretare l'accaduto, concordano su un punto. È difficile cancellare completamente le tracce del passato, e le storie d'amore più significative spesso lasciano un'impronta resistente. Non significa che il presente sia fragile, ma che la memoria emotiva è complessa, stratificata. L'assenza, per ora, di un commento chiaro e pubblico da parte di Ken Jeong e Demet Özdemir ha però contribuito a mantenere alto il brusio, tenendo aperto uno spazio di speculazione in cui ognuno legge ciò che desidera o teme. Nel frattempo, i fan hanno inondato i profili della coppia con messaggi di incoraggiamento. Comunicate, chiarite, restate uniti. Altri, invece, si domandano il perché di una confessione così delicata proprio adesso, nel mezzo di impegni di lavoro, promozioni e nuovi progetti. È un bisogno di verità? Una vulnerabilità di momento? O solo un frammento di conversazione sottratto al contesto e trasformato in rombo di tuono da chi cerca la notizia ad ogni costo? Dopo il diffondersi della frase, il dibattito si è intensificato. Per ore, il nome di Demet Özdemir è rimasto ai vertici delle tendenze, insieme a quello di AKP Aknotsu, come se la storia fosse tornata indietro nel tempo. Il pubblico, affezionato alla coppia, attende la reazione di Demet con un misto di apprensione e speranza. Parlerà? Deciderà di affrontare l'argomento in modo diretto, oppure preferirà lasciare che il rumore si spenga da sé, preservando il suo spazio privato? Molti fan sostengono che la solidità di un legame si veda proprio in questi frangenti,
quando la pressione esterna è forte e le interpretazioni si moltiplicano. Alcuni applaudono all'onestà come un atto di coraggio. Dire la verità, anche se scomoda, sarebbe la scelta di chi vuole costruire basi autentiche. Altri, invece, parlano apertamente di violazione della privacy, come se la linea che separa confessione e sovraesposizione fosse stata oltrepassata, a scapito della serenità di entrambi. A commentare, oltre ai fan, sono intervenuti opinionisti televisivi e influencer che da anni seguono i movimenti dei protagonisti del mondo delle serie turche. Il coro è variegato, c'è chi vede in questa vicenda un banco di prova per una coppia amatissima e chi, più cinico, la interpreta come l'ennesimo capitolo di una narrazione alimentata dall'industria dell'intrattenimento. Gli psicologi interpellati, invece, ricordano che i segni del passato non sono una condanna. Se affrontati con dialogo e rispetto, possono perfino rafforzare l'intesa, trasformandosi in occasioni di crescita condivisa. Questa rivelazione, capace di attraversare i confini tra set televisivi e pagine di spettacolo, ha di fatto congiunto due mondi spesso paralleli. Quello del racconto romantico costruito sullo schermo e quello, molto più complesso, della vita reale. Ed è proprio qui che si gioca la partita più delicata. Fin dove arriva il diritto del pubblico di sapere e dove invece comincia la necessità di proteggere ciò che resta, e deve restare, intimo? Nelle ultime ore, gli utenti hanno imparato a memoria ogni gesto dei due, ogni parola lasciata in didascalia, ogni taglia e cuci digitale che potesse suggerire un messaggio cifrato. Un like in più o in meno, una foto senza un certo dettaglio, un'uscita con amici anziché in coppia, tutto diventa indizio, pista, mappa da decifrare. Ed è in questo clima che una frase attribuita a Dimet ha rilanciato la curiosità. Secondo alcuni, lei stessa avrebbe confidato di non aver del tutto superato la rottura con AK e Aknozzo. Un'affermazione mai confermata, mai smentita, che aleggia come eco sulle stesse parole imputate a Khan. Fino a poco tempo fa, Can Yaman e Dimet Özdemir apparivano raramente al centro di scandali, preferivano la sobrietà, lasciando che fossero i progetti, i ruoli e la professionalità a parlare. Ma questa scossa ha rimesso tutto in discussione, almeno nell'immaginario di chi osserva. Gli esperti continuano a ribadire un concetto: i segni delle storie precedenti non si cancellano con l'oblio forzato, semmai, si integrano in un racconto più ampio, in cui la fiducia e la comunicazione fanno da ponte tra ciò che è stato e ciò che sarà. Il cuore della discussione, infatti, è se e quando la coppia deciderà di intervenire pubblicamente. Serve davvero una dichiarazione? O il silenzio, in certi momenti, è un modo di proteggersi dall'onda lunga della polemica? Le voci di corridoio crescono, i retroscena si moltiplicano, e con essi l'attenzione morbosa che rischia di avvelenare qualsiasi gesto. C'è chi parla di crisi imminente, chi scommette su un chiarimento già avvenuto lontano dai riflettori, chi giura di aver colto segnali di intesa rinata. Nel mezzo resta quella mancata conferma ufficiale che alimenta il fuoco. E mentre il pubblico si spacca tra chi vuole la verità nuda e cruda e chi preferisce un velo pietoso su fatti tanto personali, il nome di AK e Aknozzo continua a rimbalzare come un fantasma del passato chiamato a testimoniare in un processo mediatico senza giudici e senza sentenza. A rendere tutto più teso è il silenzio di Dimet Özdemir. Nelle sue ultime apparizioni pubbliche, le parole sono state dosate con cura, i sorrisi misurati, la postura elegante di chi sa che ogni sguardo è una domanda. Nessuna allusione, nessuna frase che possa essere interpretata come conferma o smentita. Qualcuno sostiene che abbia preferito declinare una serie di interviste proprio per non alimentare ulteriormente l'eco della vicenda. Eppure, paradossalmente, questa riservatezza accresce l'attenzione, come se l'assenza di un commento fosse di per sé una dichiarazione. Il racconto dei tabloid ha aggiunto un tassello. In più di un'occasione, Dimet avrebbe evitato i fotografi, scegliendo vie d'uscita secondarie dagli eventi, rinunciando a presenze mediatiche che in altri momenti avrebbe affrontato con maggiore leggerezza. È una strategia? Una pausa necessaria per respirare? O l'effetto collaterale dell'essere finita al centro di una tempesta che non aveva chiesto? Dall'altra parte, Can Yaman continua a mostrarsi professionale sui set, rispettando orari, impegni, scadenze. Chi gli è vicino racconta di un uomo determinato a non trasformare una parola scappata, vera o solo attribuita, in una miccia pronta a incendiare tutto.
Con gli amici più stretti, avrebbe spiegato di volere i toni bassi, di non avere alcun interesse a spettacolarizzare un tema tanto delicato. E, soprattutto, di credere nella solidità del legame con Dimet, costruito nel tempo, con pazienza e scelte condivise. Tra i fan più affezionati circola una convinzione. Se c'è stata davvero quella frase, è nata da un momento di vulnerabilità, non da un intento di ferire. Se invece si tratta di una forzatura giornalistica, allora la coppia potrà soltanto uscirne più unita, rinsaldando il patto di fiducia che li ha sempre accompagnati. In entrambi i casi, resta il bisogno di dare respiro alla storia, di permettere a due persone di rimettere ordine tra emozioni, lavoro e occhi del mondo. Nel frattempo, cresce anche un controcanto. C'è chi sostiene che tutto sia stato ingigantito, che un dettaglio privato sia stato trasformato in copione di un melodramma per saziare la fame di notizie. È plausibile. I retroscena sono un labirinto, e non sempre conducono al centro della verità. Ma la curiosità, si sa, abita proprio in quei corridoi dove non tutto è chiaro, dove ogni ombra può sembrare rivelatrice. Qualcuno ricorda che le storie d'amore più osservate sono anche quelle più esposte a crepe apparenti. Una foto mancata, un viaggio senza tag reciproci, un'intervista troppo prudente, segnali che spesso dicono poco e che, se decontestualizzati, sembrano dire tantissimo. Il rischio, in questi casi, è che la narrazione pubblica prenda il sopravvento sulla realtà, spingendo le persone coinvolte in ruoli che non hanno scelto. Eppure, tra i 1000 commenti, emerge anche un messaggio semplice e potente: nessuna relazione è immune al passato. La differenza la fa il modo in cui quel passato viene accolto nel presente. Se diventa un'arma, ferisce; se diventa una memoria elaborata, può persino proteggere. È qui che il pubblico, per quanto appassionato, deve fermarsi un passo indietro, lasciando alla coppia lo spazio per decidere tempi e parole. C'è attesa, tanta attesa. Ogni ora che passa porta con sé la possibilità di un post chiarificatore, di una storia su cui appendere un sorriso, di una foto in cui leggere una risposta. E c'è anche la possibilità che non accada nulla, che il rumore si dissolva, che la normalità torni semplicemente a parlare con i gesti consueti, un set condiviso, una cena tra amici, un ritorno a casa tardissimo dopo una giornata infinita. Forse la verità è proprio lì, tra le pieghe delle cose normali. Per ora, la sola certezza è che l'attenzione non si spegnerà in fretta. La combinazione tra due volti amatissimi e un enigma emotivo è la formula perfetta per tenere viva la curiosità, mentre i mesi scorrono e le agende si riempiono. Ma le domande rimangono: ci sarà una dichiarazione comune? Oppure un'intervista in cui, finalmente, una delle due voci metterà un punto? O, ancora, la storia proseguirà come ha sempre fatto, nutrita più dai non detti che dai comunicati? Noi, intanto, continueremo a seguire ogni sviluppo, con lo stesso rispetto e la stessa attenzione che meritano due professionisti che hanno regalato al pubblico emozioni indimenticabili. Qualunque sarà la loro scelta, qualunque sia la verità nascosta tra le righissime linee di questa vicenda, una cosa è chiara: l'amore, quando è reale, sa trovare il proprio modo di farsi sentire, anche quando sceglie il silenzio. E con questo si conclude il nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividete il contenuto con chi non vuole perdersi nemmeno un sussurro di questa storia. Alla prossima, e grazie per essere stati con noi.